È opinione comune che i generali trascorrano le ostilità, le guerre, al riparo, nelle retrovie, magari sorseggiando un whisky o un tè, fumando la pipa, il sigaro, mandano avanti i soldati nelle trincee oppure nei campi di battaglia e se ne stanno al riparo, tranquilli, beati, in attesa del risultato. Se va bene, appaiono sul campo di battaglia e si fanno immortalare per il successo. Se va male, sono i primi a poter tagliare la corda e a mettersi in salvo. È un'opinione comune, ma un'opinione errata. Non va sempre così. I generali non sono sempre o comunque esclusivamente dei carnefici che mandano a morire altre persone. A volte i generali sono lì in prima linea assieme ai loro uomini, combattono con loro, soffrono con loro, vengono feriti con loro, possono morire con loro. Questa è la storia di una battaglia, ma anche di 2 generali. È la storia di una terrificante ritirata, di una trappola mortale, e di come uscire da quella trappola abbia richiesto un sacrificio in mano. Questa è la storia della battaglia di Nikolajevka. Siamo in Russia nel gennaio del 1943. La data dovrebbe già dirvi qualcosa. Ne abbiamo parzialmente parlato nel video dedicato all'assedio di Stalingrado. Lo trovate nel canale. Gennaio 1943. La seconda guerra mondiale sta svoltando. Nel Pacifico l'offensiva giapponese si è arrestata. Anzi, i giapponesi iniziano a stare sulla difensiva. In Africa, anche questo ne abbiamo già parlato nella trilogia di Rommel, in Africa le cose non vanno bene. Non vanno bene per gli italo-tedeschi che sono stati sconfitti nella seconda battaglia di El Alamein e sono in rotta. Ormai hanno perso non solo le basi in Egitto, ma tutta la Libia e stanno ripiegando in Tunisia. E a est, in Unione Sovietica, vanno male anche lì le cose per l'asse, perché lo sfondamento del fronte lungo la linea del Volga, le armate rumene che si arrendono e scappano, isolano la sesta armata tedesca a Stalingrado, ma di questo appunto abbiamo già parlato. Ma quel crollo repentino, quando la vittoria sembra alla portata, quando mancherebbe pochissimo a Paulus per prendersi Stalingrado, ecco, quel crollo è destinato a generare una lunga catena di eventi, come un effetto domino. E il video di oggi è in collaborazione con il nostro partner NordVPN, un partner prezioso che ci ha permesso di realizzare questo video in particolare, ma anche molti altri, sempre con argomenti non sempre facili da recuperare quanto a tematiche e soprattutto a materiali. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo, e poi una sicurezza migliorata su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel, quindi l'ideale per chi viaggia. Ma molti si domanderanno perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita. Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che ha un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità, al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati. Il nostro sponsor e sostenitore NordVPN vi propone una grandiosa offerta. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma: 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Non ci sono solo i tedeschi in Unione Sovietica, non ci sono nemmeno solo
i rumeni come loro alleati. A nord ci sono i finlandesi che hanno stretto un nuovo patto con la Germania per prendersi anche una rivincita nei confronti dei sovietici con cui aveva combattuto nella guerra d'inverno del 39-40. Poi ci sono gli ungheresi, fedeli alleati di Hitler. C'è persino una divisione di volontari spagnoli, la División Azul. La Spagna non è ufficialmente in guerra, ma Francisco Franco, anche per una sorta di ammissione di buona volontà nei confronti dei suoi colleghi dittatori, ha dato mano libera affinché una divisione davvero di volontari possa partire verso l'Unione Sovietica e combattere al fianco dei camerati tedeschi e italiani. E ovviamente ci sono gli italiani che sono in Unione Sovietica praticamente dall'inizio dell'operazione Barbarossa, inizialmente col XIR, Corpo di Spedizione Italiano in Russia, sigla semplice. È un corpo basato sul vecchio corpo autotrasportabile, una grande unità messa assieme sommando le divisioni autotrasportabili e la divisione Lettorio, una delle prime e poche divisioni corazzate italiane. È un corpo di spedizione che però mostra i suoi grandissimi limiti, perché le divisioni italiane sono autotrasportabili, non motorizzate. Significa che non ci sono veicoli per tutti, che i veicoli divisionali devono fare avanti e indietro, che spesso e volentieri bisogna camminare tanto per raggiungere effettivamente la destinazione. E poi c'è addirittura una divisione celere, ovvero una divisione di cavalleria, che si renderà protagonista dell'ultimo vero episodio di cavalleria, non in senso figurato, ma in senso tattico, della Seconda Guerra Mondiale, la carica di Sbuševskij, quando i cavalleggeri italiani caricano letteralmente i sovietici. È una vittoria quella di Sbuševskij, ma è anche il canto del cigno di un'arma, quella di cavalleria, ormai sorpassata e destinata a essere stravolta dalla meccanizzazione imperante. Il XIR combatte per quasi un anno, combatte mostrando ovviamente i propri limiti, nonostante buona parte dei materiali migliori vengano mandati proprio in Russia. Mussolini ci tiene a far bella figura, ci tiene anche a ribilanciare il rapporto con Hitler. Hitler che è intervenuto in forza in Africa per trarre d'impaccio le forze italiane, che è intervenuto di forza nel Mediterraneo, prima per aiutare la Regia Marina, poi per evitare che sempre il Regio Esercito facesse una brutta fine dopo l'assalto alla Grecia e quindi invadendo la Jugoslavia. Mussolini è desideroso appunto di riportare la bilancia degli ideali poteri in campo, se non in parità, almeno in un equilibrio più favorevole. Ecco perché insiste per partecipare all'avventura di Russia, insiste per mandare uomini e materiali. A Hitler tutto sommato non dispiace, più uomini da gettare dal calderone. Certo, sarebbe meglio se le truppe italiane fossero effettivamente preparate per la guerra, una guerra lunga, una guerra di movimento e una guerra che ha a che fare con delle incognite mica da ridere. Una di queste è la logistica. I sovietici applicano una tattica molto semplice, quella della terra bruciata. Distruggono tutto quello che può servire al nemico. In ritirata i sovietici devastano i depositi, devastano le città, devastano le strade, tutto per rallentare l'avanzata dei tedeschi e dei loro alleati. È una tattica che funziona. E quando con l'autunno arrivano le prime piogge, le piste dell'Ucraina meridionale e della Russia diventano un pantano. La chiamano Rasputizza, è un fango terrificante che sembra quasi catturare le ruote dei veicoli e trattenerli lì, all'interno della poltiglia, del fango. Non se ne esce. Anche i cingolati fanno fatica a uscirne. È un altro modo per rallentare l'avanzata. Ma non basta. Il XIR non può bastare. Se i tedeschi continuano a mandare riserve verso est, anche Mussolini sa che servono altre forze. Non solo, c'è un piano. Viene chiamato Fall Orient, vuol dire piano Oriente. È un piano dell'Oberkommando della Wehrmacht molto ambizioso. Prevede, visto che non si è riusciti a sfondare verso Mosca, di puntare verso sud, verso il Caucaso. Perché il Caucaso? Beh, innanzitutto il Caucaso è la porta verso il Medio Oriente, verso l'Iraq che ha provato a ribellarsi agli inglesi, verso l'Iran che è stato invaso da sovietici e inglesi, estromettendo lo Shah Reza Khan e ponendo sotto tutela i pozzi petroliferi. Il Caucaso, soprattutto la zona dell'Azerbaigian, e poi verso sud l'Iran, l'Iraq, è zona petrolifera. È il polmone petrolifero degli alleati, almeno fino all'ingresso in guerra degli Stati Uniti. Togliere ai sovietici Baku, la capitale dell'Azerbaigian con i suoi pozzi, togliere agli inglesi l'Iran, i pozzi di Isfahan e l'Iraq, significa fermare, forse per sempre,
le forze meccanizzate, tanto degli inglesi e dei loro alleati, quanto dei sovietici. Ecco quindi che la conquista del Caucaso diventa un obiettivo strategico. Ecco che l'Italia vede la grande occasione, quella di mettere a frutto l'esperienza delle proprie truppe alpine. Così viene mandato un nuovo corpo di spedizione, anzi di più, un'armata. Diventa Armir, Armata Italiana in Russia, sempre con queste sigle. Il XIR entra a far parte dell'Armir, con ciò che resta ovviamente delle proprie truppe e con le riserve, ma l'Armir è articolato in maniera differente. Ha un intero corpo d'armata alpino, basato su 3 divisioni, la Giulia, la Tridentina, la Cuneese. Sono il fiore all'occhiello delle truppe da montagna del Regio Esercito, soldati addestrati per combattere in quota, in tutte le condizioni meteo. Addirittura vengono mandati i sciatori alpinisti per dimostrare a Hitler che il soldato italiano ha accumulato una bella esperienza sulle montagne e può essere una carta da giocare per vincere la guerra. Ma quei soldati, quegli alpini, il Caucaso, non lo vedranno mai. Non lo vedranno mai perché l'offensiva tedesca, come abbiamo visto, si arena davanti a Stalingrado. Stalingrado è una saracinesca che la sesta armata di Paulus non riesce a sfondare. E le truppe italiane? Beh, le truppe italiane non partecipano all'assalto a Stalingrado. Vengono mantenute di conserva sull'ala nord dello schieramento. Vengono fatte posizionare in assetto difensivo lungo il corso di un fiume che si chiama Don. Sì, come vengono chiamati spesso i sacerdoti in Italia. Il Don diventa una linea difensiva, la linea difensiva a nord, poi c'è la linea difensiva a nord-est, presidiata principalmente dai rumeni, la sesta armata su Stalingrado, a sud ci sono ancora rumeni e ungheresi. Va tutto bene fino al novembre del 1942. Gli italiani hanno preso posizione da poco, si adattano al solito vecchio metodo, i capisaldi, le trincee, i punti d'osservazione, si esercitano, ogni tanto c'è qualche scaramuccia, ogni tanto c'è qualche incursione, ma niente di che. Gli italiani oltretutto, lo ricordano Mario Rigoni Stern e Giulio Bedeschi nei loro libri, hanno modo di verificare come il materiale di cui sono forniti, che dovrebbe essere il meglio dell'industria italiana, sia insufficiente, sia decisamente carente nei confronti del materiale bellico sovietico, non ne parliamo di quello tedesco. Quando vengono mandate delle nuove bombe anticarro, delle nuove armi per combattere i carri sovietici e le si testano magari contro il rottame di qualche carro sovietico distrutto in precedenza, beh, si verifica solo una cosa, che quelle corazze sono impenetrabili sia per le nostre bombe che per i nostri fucili anticarro, tutto ferro sprecato. Ma torniamo allo schieramento di battaglia. I sovietici isolano Stalingrado, riescono a rompere l'accerchiamento delle loro truppe, facendo scappare i rumeni a nord e a sud. Stalingrado è isolata. I tedeschi provano più volte a rompere l'assedio, niente da fare. Agli italiani non viene chiesto un contributo, non gli viene chiesto di dare una mano a aiutare i loro camerati tedeschi. Non vengono ritenuti importanti da questo punto di vista. Meglio che continuino a presidiare quell'area difensiva lungo l'assa del Don. Tutto bene? Tutto a posto? Fino a un certo punto. Perché fra metà dicembre e l'inizio del gennaio del 1943 si verificano nuovi attacchi, sempre più intensi, e questa volta riguardano proprio il settore dell'Armir. 2 attacchi diversi costringono l'Armir a ritirarsi, ed è una ritirata che diventa una rotta, perché gli italiani, come detto, non sono motorizzati. Le truppe alpine sono appiedate, possono contare solo sui muli che, anche loro, povere bestie, reggono fino a una certa temperatura. L'inverno è rigidissimo. Se noi ci lamentiamo quando la colonia di mercurio finisce sotto zero, immaginate delle truppe mandate a combattere a migliaia di chilometri da casa con delle scarpe con la suola di cartone, senza indumenti davvero efficaci contro il freddo e costretti a marciare nella neve con temperature tra i 30 e i 40 sotto zero. Sì, avete capito bene, tra i 30 e i 40 gradi sotto zero. Temperature polari, e chi si ferma in mezzo alla neve è davvero perduto, non perché non viene ritrovato, ma perché è destinato a morire lì. Anche i muli muoiono per il freddo e gli stenti, non ce la fanno più. Ogni tanto qualche soldato si stacca dalla colonna e si ferma nella neve, prima di cadere a terra e non rialzarsi. Le colonne ogni tanto vengono punzecchiate dai sovietici, che sono sempre lì ad osservare, ogni tanto ad attaccare per verificare la forza delle truppe che si stanno ritirando. La Giulia e la Cuneese si spengono così a poco. Di quelle divisioni torneranno in pochi a casa. È messa meglio la Tridentina. La Tridentina marcia spedita, è riuscita a conservare buona parte delle proprie forze verso ovest, verso la salvezza. C'è una città lungo il percorso, è segnata sulle mappe, si chiama Nikolaevka. Secondo
le indicazioni, dovrebbe essere un punto di sosta e rifornimento prima dell'ultima marcia verso ovest. Buona parte dei comandi non sa che le informazioni sono sbagliate, non sul fatto che esista o meno la città esiste, ma sul fatto che sia un punto dove riposare. I sovietici sono arrivati prima, hanno capito prima le intenzioni degli italiani in ritirata, hanno puntato dritti su Nikolaevka, l'hanno presidiata, hanno chiuso le vie di fuga e intendono trasformare quella città in un inferno, in un luogo in cui dare sepoltura agli ultimi italiani in fuga. Le truppe italiane si accorgono di tutto questo quando arrivano a Nikolaevka. Non è una città sicura. Si sentono già il rombo dei cannoni, si ode nell'aria lo schioppettio delle scariche di fucileria, si vedono i roghi, i fumi, è una città che brucia. Quando arrivano le colonne italiane non c'è nemmeno il tempo di fermarsi e riorganizzarsi, c'è già da combattere. Uno dopo l'altro, i reparti che si sono salvati dalla rotta devono imbracciare le armi e fronteggiare i sovietici. Se ne accorgono anche gli ufficiali, anche gli alti ufficiali. Se ne accorge, ad esempio, un generale che si chiama Reverberi, Luigi Reverberi. È emiliano, è il comandante della Tridentina. Ha indetto una riunione con i suoi ufficiali per capire come comportarsi, cosa fare, dove andare a sfondare. Fa il punto della situazione, quante armi sono a disposizione, chi c'è con la Tridentina. Non è semplice. Alla colonna si sono uniti anche dei tedeschi sbandati, c'è qualche reparto di artiglieria. Si cerca di organizzare tutto. Assieme a generale Reverberi c'è un altro generale, tra gli altri. È stato promosso da pochi mesi, era prima colonnello, ora è generale di brigata. Si chiama Giulio Martinat. Lui invece è piemontese, è capo di Stato Maggiore del Corpo d'Armata Alpino. Tanto Reverberi quanto Martinat non si fanno illusioni, hanno capito in che razza di trappola per topi si sono ficcati, loro e tutti i loro uomini. E c'è un solo modo per uscire da lì, combattendo in maniera furiosa, combattendo se necessario anche all'arma bianca, alla vecchia maniera. Uno dopo l'altro, i reparti vengono mandati a combattere, uno dopo l'altro. Si cominciano gli assalti, casa per casa, via per via. Il maggiore Enrico Bracchi manda all'assalto i suoi uomini, li guida in prima persona. Poi sono altri battaglioni a colpire e uno dopo l'altro cadono. I soldati non ce la fanno, si ritrovano davanti truppe estremamente determinate, ben armate, dotate anche di divise invernali e con l'assoluta volontà di non far passare il nemico. Nel tardo pomeriggio arriva un ultimo battaglione, il battaglione Edolo, fa parte del 5° reggimento e quando arriva l'Edolo, la riunione tra gli ufficiali finisce. Si fa il punto dell'ultima situazione. Cosa c'è a disposizione? Con l'Edolo sono arrivati gli ultimi rinforzi, con loro c'è anche una batteria di semoventi tedeschi, gli Stug, che possono dare una mano, sono pochi. Si tratta di sfondare, è l'unico modo per evitare di essere massacrati tutti quanti. La riunione, come detto, finisce e gli ufficiali prendono la decisione: guidare in prima persona l'ultimo assalto. Reverberi sale su uno degli Stug, sale proprio in piedi sulla struttura corazzata, indica ai soldati dove andare e poi dice: avanti ragazzi, di là c'è l'Italia, avanti, combattiamo. È in questo modo che i suoi uomini sfondano, perché caricano sempre di più, attaccano i sovietici, innastrano le baionette e corpo a corpo si fanno strada verso l'uscita da Nikolaevka. Poi c'è l'Edolo. L'Edolo è arrivato in buone condizioni e a riconoscere i soldati dell'Edolo c'è proprio Giulio Martinat, che ha cominciato la sua carriera militare all'interno dell'Edolo. Martinat ha riconosciuto le mostrine del corpo. Quando vede quelli che erano i suoi ragazzi, dice agli altri ufficiali: signori, io vado con loro, ho cominciato con l'Edolo, voglio finire con l'Edolo. È Martinat a ordinare agli alpini di inastare le baionette e di attaccare. Anche lui usa le stesse parole di Reverberi: avanti ragazzi, di là c'è l'Italia, attacchiamo. Guida la bellezza di 3 assalti Martinat. Al primo va tutto bene, al secondo rimedia 2 ferite, al terzo, ferito praticamente in tutto il corpo, stramazza. Con lui muoiono altri 39 ufficiali e 3.000 alpini. Tra questi c'è un sergente di appena 22 anni, si chiama Raul Achilli, è un sergente maggiore, 50ª compagnia del battaglione Edolo. Viene ferito più volte, come Martinat. Una ferita al braccio, una alla gamba, una al fianco, una alla testa. Incurante, continua a combattere, continua a portare avanti la sua squadra, perché sa che chi si ferma è davvero perduto. Achilli muore durante l'ultimo assalto, quello decisivo. Grazie al sacrificio suo e di tanti altri come lui, alcuni italiani riescono a farcela. Escono dall'inferno di Nikolaevka, escono sostanzialmente sulle loro gambe,
riescono a vedere una luce in fondo al tunnel, a uscire da quel calderone infernale. Sono i 6.000 i sopravvissuti alla mattanza, pochi, davvero pochi. Vi lascio giusto qualche dato. Quando il 16 gennaio del 1943 arriva l'ordine di ritirata al Corpo d'Armata Alpino, il Corpo d'Armata conta su oltre 61.000 uomini. Dopo Nikolajevka, di tutte e tre le divisioni, restano appena 13.000 uomini. Fate voi la proporzione, sono davvero pochi. Circa 40.000 muoiono nella neve, assiderati, congelati, dispersi. Molti vengono catturati, alcuni non torneranno più a casa. Altri rimediano congelamento agli arti superiori e inferiori, tornano a casa senza più avere la sensibilità delle mani o dei piedi. Pochi feriti riescono comunque a tornare a casa in treno. È un massacro quello degli alpini in Russia, un massacro che conosce il suo apice nella battaglia di Nikolajevka, battaglia in cui muoiono Raul Achilli, Giulio Martinat e tanti altri alpini, battaglia da cui esce vivo Luigi Reverberi, che invece riesce a tornare a casa, riesce a tornare in Italia, avrà anche un ruolo nel dopoguerra. Di quella battaglia resta una lunga memoria, una memoria lunghissima, una memoria che passa attraverso i libri di Bedeschi e di Mario Rigoni Stern, attraverso le opere teatrali, attraverso il cinema, la televisione. Non so quanti di voi abbiano visto il film Il compagno Don Camillo. In una scena di quel film, uno dei comunisti emiliani, il Brusco, in viaggio assieme a Peppone e agli altri in Unione Sovietica, a un certo punto si distacca dal grosso della comitiva e va in un campo alla ricerca della tomba del fratello. Aveva promesso a sua madre che avrebbe lasciato un cero acceso sulla tomba del fratello. Non la troverà mai perché al posto di quella tomba c'è adesso un campo di grano. In quel caso Don Camillo, interpretato dall'attore francese Fernandel, gli ricorda che in fondo l'Unione Sovietica ha perso milioni di uomini nel corso della guerra. Non poteva curarsi di qualche migliaio di caduti che il nemico gli aveva lasciato in casa, ma quel campo di grano rappresentava forse il miglior messaggio verso un domani da ricostruire. Dalla morte di tanti ragazzi mandati lì a combattere, a soffrire il freddo e la fame e a morire di freddo, di congelamento o di pallottole o esplosioni. Da quelle morti era nato un campo di grano e da quel grano del pane per sfamare nuove vite. È la ciclicità dell'esistenza umana e anche la tragicità della guerra. E oggi, a oltre 80 anni dalla battaglia di Nikolajevka, se ricordiamo Giulio Martinat, Raul Achilli e tutti gli altri, lo facciamo sì per il loro eroismo, sì per il loro spirito di sacrificio, ma anche per ricordare che spesso e volentieri non sono tanto i generali a decidere le guerre, sono i politici, e loro sì, lo fanno al riparo, nelle comodità, sorseggiando un caffè, un whisky, un tè, bevendosi quello che vogliono, mangiando bene, fumandosi un sigaro piuttosto che la pipa, incuranti di ciò che avviene molto lontano da loro, perché d'altronde la guerra loro non la combattono, la decidono.